Salve ragazzi, prima di tutto ringrazio Giuseppe che ha reso possibile questo video. Oggi andremo a vedere come trasformare la nostra animazione. Oggi prenderemo in esame per esempio la nostra animazione soddisfacente che ho realizzato nel video che vedete qua in alto in un vero e proprio video. Quindi passeremo per tutta la fase di rendering alla composizione in After Effects e quindi per poi ritrovarci il file video che alla fine ci serve. Per fare questo ovviamente dobbiamo aprire il nostro file della composizione. Allora, io lavoro in Octane, che è la mia scelta come motore di rendering, ma questo vale per Redshift, per Arnold, per tutti gli altri motori di rendering. Dovete solo cercare poi di adattarvi con i nomi delle varie funzioni, eccetera. Benissimo, ecco qua la nostra composizione che abbiamo visto appunto nel video che vi ho legato prima in alto. Ma Giuseppe giustamente chiede come faccio a trasformarlo in un video? Lo vediamo adesso. Allora, prima di tutto bisogna andare sulle impostazioni dell'Octane camera, perché noi lavorando con Octane ci serve appunto un Octane camera. E la prima cosa da andare a fare è settare il motion blur. Come si setta il motion blur? Basta cliccare su Enable e poi su Shutter secondo dobbiamo andare a fare un piccolo calcolo, ovvero dobbiamo andare a prendere il nostro frame rate che è 30, andare qua e premere 1/30. Facendo invio già ci calcola il motion blur adeguato per la nostra scena. Per delle impostazioni basilari dell'Octane camera è finita qua. Adesso andiamo a finire nelle impostazioni di rendering di Octane, che sono un po' più avanzate, che si trovano qui sul viewport. Se non trovate il viewport basta andare su Octane, Live Viewer Viewport, vi apparirà qua. Bene, quindi cliccate successivamente sull'ingranaggio delle impostazioni e andatevi ad allargare un po' per avere una visione un po' più agile. Prima cosa, qua lasciate su Direct Lighting, perché è il più usato e anche il più semplice, diciamo. Poi su Max Samples, qua dovete andare a fare delle prove. Come vedete il valore è 128. Che cosa sono i samples? Sono il numero di volte che il motore di rendering deve andare a calcolare l'immagine. Quindi ovviamente più samples ci sono, più tempo ci metterà, perché per esempio adesso lo andrà a calcolare 128 volte. Infatti se io vi faccio partire il rendering qua, vedete che parte sgranato? Quella parte sgranata è proprio il primo samples, poi piano piano va fino a 128, come c'è scritto anche qua. Più volte verrà calcolata la vostra immagine tramite il motore di rendering, più sarà bella l'immagine. Per bella intendo senza rumore. Infatti qua possiamo vedere un po' di rumore nell'immagine, ma credo che sia anche un po' normale, a me non disturba. Questo è un valore che dovete scegliere voi. Io vi consiglio 128 perché oltre a essere predefinito, quindi statisticamente il più usato, il più conveniente, è anche un valore abbastanza buono se avete delle scene che non devono andare a integrarsi con la realtà. Che voglio dire? Che quando andate a fare una scena in cui dovete aggiungere un modello 3D in una scena reale, come si fa nel video che vi linko adesso, ovvero tramite il fotoinserimento per un'immagine ferma, dovete andare un poco ad aumentare il numero di samples perché dovete unire la scena virtuale con la scena reale, quindi si potrebbe vedere di più il contrasto tra i due rumori dell'immagine. Qua non ci interessa più di tanto e poi c'è una parte fondamentale quando andate a renderizzare: Alpha Channel. Se voi abilitate la spunta su Alpha Channel apparentemente non è cambiato niente, perché io nella mia scena ho uno sfondo che è questo qua. Se io vado a disabilitare lo sfondo premendo qua sulla spuntina e ritornando nella visuale di rendering tramite questo quadratino qua, come vedete adesso la nostra immagine viene renderizzata proprio come lo era prima, ma in modo trasparente, mentre se io vado a levare l'Alpha Channel vediamo lo sfondo dell'HDRI. Se vogliamo invece andare a fare una composizione poi su Photoshop con per esempio uno sfondo di un colore, di una tinta unita, allora andiamo a premere su Alpha Channel in modo tale che lo sfondo ce lo renderizzi e quindi ci salvi un file trasparente nello sfondo. Passiamo su Camera Imager e qua abbiamo le impostazioni appunto di ogni macchina fotografica. L'esposizione, come vedete se io aumento l'esposizione, la macchina virtuale, l'Octane camera, cattura più luce, e poi abbiamo il Gamma e Lightning Compression che sono i valori delle macchine fotografiche normali. Qui abbiamo il response che non sono altro praticamente che i log di ogni macchina fotografica. A me piace usare quello predefinito, ovvero Agfa Color Futura 100 CD, perché non distrugge il dynamic range dell'immagine e quindi potremo andarci a fare una bella color correction poi in post produzione. Vignetting, lo sapete tutti, è appunto la vignettatura dell'immagine che però
credo che a 0,3 come predefinito vada bene. La saturazione io vi consiglierei di metterla piuttosto che 1 a 0,5. Perché? Perché così avremo dei colori meno vividi che potremo andare a color correggere dopo meglio in post produzione, ma per ora la lascerò a 1. Hot Pixel Remover è un'impostazione che uso sempre, che tocco ogni volta che faccio il rendering, ovvero vedete questi puntini bianchi in questo render? Questi puntini bianchi sono i cosiddetti hot pixel, delle rifrazioni della luce che vanno direttamente a riflettere sulla macchina fotografica virtuale. E questa impostazione ci serve proprio a questo, per rimuoverli. Se il valore è verso 1 non ci sarà una rimozione dell'hot pixel. Se invece andiamo su un valore verso 0,5, se andiamo a rifare il rendering, ricordatevi bene questa immagine, vedete il puntino bianco che c'era qua non si vede più, anche c'erano dei puntini bianchi da queste parti se non mi sbaglio, adesso non ci sono più. 0,5 forse è un valore troppo esagerato, perché comunque state andando come se andaste a fare col pennello correttivo al volo di Photoshop questi puntini bianchi. Per il resto nelle impostazioni di Octane è finito. Ora andiamo nelle impostazioni vere e proprie del rendering di Cinema 4D. Potete andare a premere CTRL B oppure semplicemente andare a premere qua sul chuck con l'ingranaggio. Come vedete, Cinema 4D è basata su un lavoro procedurale, quindi a step fino all'impostazione finale. Infatti partiamo proprio dal primo step, che è l'output. L'output semplicemente si scelgono la larghezza e l'altezza della nostra immagine tramite pixel. Io vi consiglio qua di non toccare assolutamente niente, ma andare piuttosto, se volete cambiarlo, su questa freccetta qua che indica i preset. A me piace usare film video HDTV 1080x24. Ho scelto delle impostazioni standard che sono comuni nelle televisioni, comunque in tutti gli studi di produzione di CGI, ed ad ogni modo corrispondono con la risoluzione pixel per pollice, i DPI di ogni monitor, le risoluzioni. Film aspect sarebbe praticamente il rapporto, se lo volete mettere in 4 terzi, in 16 noni. E poi una cosa importantissima, il frame rate. Avendo selezionato dal preset HDTV 1080x24, 24 sta, come ve lo potevate immaginare, per il frame rate. Vi consiglio di lasciare il 24 perché anche quando ho fatto il mio ultimo video su come registrare un timelapse abbiamo visto che è il frame rate più cinematico di tutti ed è il più usato e non vi fa perdere soprattutto tempo quando andate a renderizzare. Frame range. Frame range non è altro che il punto di inizio e il punto di fine from to, infatti, della nostra composizione. Possiamo andare a selezionare manuale in modo tale che possiamo noi dire fino a quanti frame deve renderizzare. Se state lavorando sulla vostra composizione dove già avete settato qui sotto il frame di inizio e il frame di fine, basta che andate su all frame e vedete da 24 a 120 proprio come ho impostato nella mia composizione stessa. Frame step 1, che vuol dire ogni quanti frame deve renderizzare. Ovviamente deve restare a 1 perché solo in casi molto particolari, per raddoppiare la velocità del video, potete andare a fare frame step 2. Se andate a fare frame step 3, andate a triplicare la velocità del video. Save. Niente di più semplice, abbiamo appunto la casella su cui spuntare save per appunto salvare il nostro file. E qua su file, tramite 3 puntini, dobbiamo andare a scegliere un percorso in cui andranno salvati i file. Io per esempio adesso ne creo uno, rendering metraggio. Bene, create sempre una cartella nella cartella in cui volete andare a renderizzare, perché adesso io voglio andare a renderizzare sul desktop. Ma se non creassi una cartella chiamata rendering metraggio, mi sposterà tutti i file sul desktop e non ci capirò più niente praticamente. Formato JPEG sempre, perché è lo standard. Infatti se sentite qualche webinar tipo di computer grafica citano sempre i JPEG sequence proprio perché è lo standard. Name, qua potete scegliere il formato del nome del file, ma non ha importanza, basta mettere per esempio metraggio 0000 e tutte queste cose qua non ci interessano. Ci potrebbe interessare Octane render passes, ma questa è una cosa un po' più approfondita che non andremo a vedere proprio adesso. Praticamente è fatto, non dobbiamo fare altro che andare su render, poi add to render queue. Vuoi salvare le impostazioni del progetto prima di aggiungerlo alla coda di rendering? In questo caso io faccio no, ma voi fate sì, in modo tale che anche se il rendering dovesse andare male, per esempio che il programma crasha, voi avrete comunque il file salvato fino all'ultimo e potrete rifar partire il rendering senza toccare nessuna impostazione. E non vi resta altro che fare start rendering. In questo modo ora qua si vedrà solo il logo di Cinema 4D, ma dopo il primo frame renderizzato qua inizierete a vedere la composizione stessa che state renderizzando. Benissimo, fatto questo vi ritroverete una cartella
a fine rendering con scritto metraggio, che per esempio è il nome che abbiamo voluto assegnare, con questi numeretti. Se noi andiamo ad aprire queste immagini, semplicemente con la freccia destra possiamo già vedere in modo molto brutto la nostra composizione, come vedete. Ma ovviamente non potrete costringere qualcuno ad andare con la freccetta col dito così, quindi dobbiamo aprire il nostro programma di Composer. Io uso Premiere Pro, è il mio preferito, però lo potete fare su tutti gli altri programmi, DaVinci Resolve, After Effects, Final Cut se avete un Mac. Il processo è molto simile. Ovviamente ogni volta che si apre su Premiere Pro dovrete andare a creare un nuovo progetto, quindi andate al nuovo progetto, rendering, e lo vado a salvare sul mio desktop. Fatto questo, facciamo la stessa operazione che ho fatto nel video dei timelapse che vi ho allegato prima. Quindi andiamo a premere qua col doppio clic per iniziare a importare i file multimediali. Andiamo sulla nostra cartella dove siamo andati a renderizzare, andiamo a prendere il nostro metraggio selezionandone solo uno, barrare alla spunta sequenza di immagini, facciamo ok e ci dobbiamo a questo punto ricordare il framerate che avevamo scelto. Perché? Perché vedete che adesso è 3 secondi e 22, questo viene calcolato, vedete c'è scritto 25 fps, ma se noi avevamo detto di farlo a 24 fps dobbiamo andare sul tasto destro sulla clip, modifica, interpreta metraggio e presupponi questa sequenza fotogrammi sulla sezione interpreta metraggio a 24 fps. Tutto questo andiamo su ok, dovrebbe uscire un filmato di 4 secondi, così 4 secondi e 1. Lo importiamo sulla timeline semplicemente trasportando il nostro oggetto multimediale qui in questo spazio vuoto. Il nostro video verrà caricato correttamente e sarà effettivamente un video. Da qua tramite il Lumetri Color possiamo andare anche ad aggiustare un po' le esposizioni, i colori, la temperatura. Per esempio adesso io ho fatto automatico e solo in questo caso vado a duplicare la mia clip più volte, selezionando la clip, premendo CTRL-C per copiare, poi andando alla fine, premendo CTRL-V, 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 fino a all'incirca 20 secondi. Per esportare il nostro file vado su Esporta, file multimediali, e anche qui i preset ci vengono in aiuto. Usate sempre come formato H264 e come predefinito andate a selezionare se lo dovete mettere per esempio su Facebook 1080p Full HD, nome output, andate a cliccarci sopra e scegliete la direzione, il percorso dove volete salvarlo. Export audio non ci serve perché nel CGI non c'è audio, andiamo a cliccare su Esporta. E per questo video tutorial è finito, spero di aver soddisfatto la richiesta di Giuseppe. Noi ci vediamo nel prossimo video dove vedremo Cinema 4D contro Blender, qual è il software migliore per il tuo progetto.